Ciao a tutti i nostri amici, benvenuti in questo nuovo video tag. Come avrete visto, oggi farò il tag dei 5 film mostrai che mi sono piaciuti di più. Ovviamente partirò dal quinto posto fino ad arrivare al primo per lasciarvi un po' di suspense e giustificherò la mia scelta ogni volta. Spero questo video vi piaccia, mi raccomando fatemi sapere nei commenti qual è la vostra top 5. Io direi subito di iniziare. Al quinto posto ho messo il film Chuck si grida, uscito nel 2015. È un film che ho trovato molto carino, molto godibile, che però non penso, a mio parere, possa essere messo in un posto più alto del quinto. L'ho visto molte volte perché ho il CD, quindi mi ricordo tutte le scene a memoria e appunto ritengo che sia un film molto carino con la trama strutturata bene, soprattutto il mistero di Elizabeth che è scappata perché non voleva diventare la regina dei vampiri e tutto quanto, penso sia strutturata molto bene. Poi un po' questo mystery ti tiene incollato alla visione del film, però ritengo che comunque alla fine i film mostrai di film mostrai ce ne siano di migliori rispetto a questo, però questo è un film che vi consiglio perché è molto piacevole da vedere, sicuramente lo troverete in giro per internet e appunto anche le bambole della linea sono molto carine e l'animazione è sicuramente più bella rispetto a quella dei primi film. Al quarto posto ho inserito il film Hunted, semplicemente perché questo film mi è piaciuto molto. Avevo aspettative molto più alte, è stato anche questo film è uscito nel 2015 e io l'ho visto soltanto una volta su Boeing perché non ho nel disco né altro, però è un film che mi è piaciuto molto, anche se ammetto che mi aspettavo di più. E inoltre penso che abbia creato in me la OTP di Spectra e Porter, una ship che secondo me andava un po' realizzata, anche se la Mattel ci ha fatto soffrire non facendoli mettere insieme. E poi sono stati introdotti dei personaggi che mi sono piaciuti molto, come Vandala, e infatti una volta volevo tanto la sua bambola, anche se alla fine non l'ho mai comprata. Comunque davvero bello. Al terzo posto ho messo il film Scaries, un film che ho davvero apprezzato come La sollina di bambole e che purtroppo ho avuto l'occasione di vedere, per fortuna tra virgolette, solamente una volta, perché poi non sono più riuscita a trovarlo su internet e penso che sia davvero un peccato perché ritengo che sia uno dei più bei film mostrai, infatti è proprio per questo l'ho messo in top 3. Purtroppo ho dei ricordi molto vaghi di questo film perché l'ho visto molti anni fa, però mi è rimasto impresso perché ritengo che sia davvero un film fatto bene, con una bella trama, appunto che insegna in un certo modo a inseguire i propri sogni, proprio come ha fatto Claudine andando a Scaris. Poi naturalmente ci sono state molte difficoltà che hanno dovuto affrontare. Sono stati introdotti nuovi personaggi come quello di Skelita e di Jennifer, che ho adorato, sia che di personaggi che di bambole, anche se sono stati introdotti dei personaggi che nell'universo mostrai avrei approfondito di più, come quello di Catherine. È stata fatta una sua comparsa, però poi poco approfondita. Poi mi è piaciuto molto l'inserimento del fidanzato di Rochelle, ovvero Garrot, e anche mi è piaciuto che si sia dato spazio, oltre alle main six, anche a Rochelle stessa e ad altri personaggi secondari come Abby o anche ad altri personaggi come anche Yus e non solamente alle solite. Poi mi è piaciuto veramente tanto e poi Claudine, mettiamolo, in questo film è davvero davvero stupenda, veramente l'ho amata e è stata una vera queen per tutto il film. E ora arriviamo al secondo posto, che io dedico assolutamente a Bujork. Film uscito nel 2016, è stato uno degli ultimi film pre-reboot e davvero tutti quanti ne parlavano davvero bene e infatti è per questo che ho voluto guardarlo e non ne sono per niente rimasta delusa. Avevo aspettative molto basse perché
pensavo che la trama non fosse così elaborata come quella dei primi film, però mi sono davvero ricreduta. Hanno dato spazio a dei personaggi estremamente secondari come quello di Katy Noir e gli hanno dato voce, rendendoli al centro delle vicende. E soprattutto mi è piaciuto l'approfondimento della relazione tra Cleo e Deuce, coppia che ho sempre ritenuto senza infamia né lode, nel senso che ho sempre pensato che fosse una coppia abbastanza superficiale perché appunto sappiamo entrambi sono i due popolari della scuola, e invece mi è piaciuta davvero tanto la tenacia con la quale hanno voluto rimanere insieme e l'amore che provano l'uno per l'altra, sebbene sono stati ostacolati dal padre di Cleo che non voleva questa relazione. Questa è la parte che decisamente mi è piaciuta di più di tutto il film e mi ha fatto rivalutare molto la coppia Cleo e Deuce. E poi mi è piaciuta molto anche la parte di Katy Noir e poi anche Nefera, che è stata finalmente introdotta come antagonista, anziché mettere sempre solo Toralai. Finalmente Nefera ha avuto un po' più di spazio ed è stata un'ottima scelta. E ora per il primo posto mistero ho scelto naturalmente 13 desideri. Come potevo non inserirlo in lista? Visto che adoro questa linea di bambole, non posso che amare il film. Io ritengo che in questo film sia tutto davvero fatto ad hoc, l'avrò rivisto come minimo 5 volte e non mi stanco mai di vederlo, e ogni volta che lo vedo è come se fosse la prima. Mi innamoro delle scene, della caratterizzazione dei personaggi, delle vicende, le scene d'azione sono perfettamente inserite all'interno della trama. Non ci sono incongruenze ed è veramente tutto quanto perfetto. Poi il messaggio che vuole lanciare è davvero molto bello. C'è una Olin e la crescita di Olin è davvero esponenziale. C'è una Olin all'inizio che è molto insicura, che vuole diventare la più popolare della scuola e che non vede che davanti a lei ha i veri amici che nella vita davvero contano. Poi si ricrederà grazie a Gigi. All'inizio farà opere buone per aiutare i propri amici come Laguna e poi verrà accecata da Wisp, ma dopo tutta questa avventura si renderà davvero conto di ciò che realmente conta e aiuterà Gigi e le altre nostre amiche a liberarsi di Wisp. E l'ho trovato davvero un film godibile, tenero e un film che davvero consiglio se non avete ancora visto, perché merita davvero davvero tanto. Bene, questa top 5 è finita, spero il video vi sia piaciuto e niente, fatemi sapere la vostra top 5 e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!